Sei pronto o pronta a fare un esercizio sul passato prossimo e l'imperfetto insieme a me? Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi ho deciso di fare un esercizio guidato, quindi faremo insieme un esercizio sul passato prossimo e l'imperfetto, perché so che questo è un argomento sempre un po' complicato per gli studenti, ma non ti preoccupare, oggi cercherò di aiutarti. Prima di iniziare però voglio ricordarti che se vuoi all'interno del mio corso Italiano Vero troverai un'unità intera sulle differenze tra il passato prossimo e l'imperfetto. Troverai video lezioni su questo argomento e tantissimi esercizi per fare pratica. Puoi iscriverti alla lista d'attesa cliccando sul link qui sotto in descrizione, così riceverai un'email quando il corso sarà aperto per le iscrizioni. Fantastico, adesso iniziamo subito e facciamo l'esercizio insieme. Benissimo, iniziamo subito. Quindi devi completare con il passato prossimo o l'imperfetto del verbo tra parentesi. Iniziamo da questa frase. Ieri sera, guardare io, un film molto interessante. Completa con il passato prossimo o l'imperfetto del verbo guardare. Io ti do un po' di tempo, però se necessario puoi mettere in pausa il video e pensarci un po' più a lungo. Vai! In questo caso la risposta corretta è ho guardato, ieri sera ho guardato un film molto interessante. Questo perché l'azione di guardare il film è iniziata e finita nel passato e siamo in un momento del passato molto preciso, ieri sera. Quindi abbiamo un'azione successa solo una volta che inizia e finisce nel passato in un momento preciso, ieri sera. Andiamo avanti con la prossima frase. Mentre fare io la spesa, incontrare io la mamma di Alessia. Vai! Qui dobbiamo dire, mentre facevo la spesa, ho incontrato la mamma di Alessia. Qui abbiamo prima l'imperfetto e poi il passato prossimo. Prima di tutto ricorda che quando abbiamo la parola mentre dobbiamo sempre usare l'imperfetto. E qui abbiamo due azioni. Mentre facevo la spesa, che è un'azione lunga, e ho incontrato la mamma di Alessia, che è un'azione improvvisa che interrompe l'azione lunga. Quando ci troviamo di fronte a questa situazione, un'azione continua, lunga nel passato, mentre facevo la spesa, interrotta da un'azione improvvisa, ho incontrato la mamma di Alessia, allora usiamo l'imperfetto per l'azione lunga e il passato prossimo per l'azione improvvisa. Benissimo, andiamo avanti. L'anno scorso andare noi in vacanza al mare in Sicilia. Vai! Qui dobbiamo usare il passato prossimo e dire l'anno scorso siamo andati o andate, usiamo il verbo essere come ausiliare perché andare è un verbo di movimento e quindi dobbiamo cambiare il participio passato. Andati se parliamo di un gruppo di uomini o un gruppo misto, andate un gruppo di sole donne. Quindi l'anno scorso siamo andati o andate in vacanza al mare in Sicilia. Di nuovo qui usiamo il passato prossimo perché è un'azione singola che succede nel passato che inizia e finisce in un momento preciso, l'anno scorso. Da piccola mia figlia volere sempre stare con i suoi nonni perché la viziare. Vai! In questo caso usiamo sempre l'imperfetto. Da piccola mia figlia voleva sempre stare con i suoi nonni perché la viziavano. Nel primo caso usiamo voleva, quindi l'imperfetto di volere. Prima di tutto perché ti dico, il verbo volere si usa principalmente all'imperfetto, è più comune usarlo all'imperfetto che al passato prossimo, e anche perché volere indica un desiderio e di solito usiamo l'imperfetto per esprimere quest'idea. E poi usiamo la viziavano perché è un'azione ricorrente nel passato, un'abitudine, cioè era un'abitudine dei nonni viziare la nipote, una cosa che facevano sempre.
quindi non è un'azione singola, ma un'azione che si ripeteva tante volte nel passato. Benissimo, andiamo avanti. Mentre guardare io la televisione, sentire io un forte rumore dal piano di sopra. Vai. Beh, in questo caso, come nell'esempio precedente, usiamo l'imperfetto con mentre guardavo la televisione, e poi con sentire usiamo il passato prossimo, ho sentito. Questo perché mentre guardavo la televisione la nostra azione è lunga e continua e ho sentito un forte rumore e l'azione improvvisa che interrompe guardavo mentre guardavo. Allora, come sta andando questo quiz? Ti sta piacendo? Se sì, non dimenticare di lasciare un bel mi piace e lascia anche un commento, perché questo mi aiuta tantissimo a far crescere il mio canale. Torniamo all'esercizio. Andiamo avanti. Quando essere io giovane, andare io spesso al cinema con gli amici. Vai. In questo caso usiamo sempre l'imperfetto. Nel primo caso diciamo quando ero giovane, perché quando parliamo dell'età oppure di uno stadio della vita usiamo sempre l'imperfetto. Per esempio, quando ero giovane, quando ero single, quando ero uno studente, o anche con l'età, quindi quando avevo 10 anni, quando avevo 20 anni, eccetera. Nel secondo caso usiamo andavo, quindi usiamo sempre l'imperfetto perché abbiamo la parola spesso, quindi questo ci fa capire che è un'azione ricorrente, un'abitudine, una cosa che facevamo spesso nel passato. Quindi quando ero giovane andavo spesso al cinema con gli amici. Andiamo avanti. Mia madre fare sempre dei biscotti alle mandorle deliziosi quando essere noi dei bambini. Vai. Qui diciamo mia madre faceva sempre dei biscotti alle mandorle deliziosi, diciamo faceva perché abbiamo sempre, quindi di nuovo un'azione ricorrente che si ripeteva nel passato. Poi diciamo quando eravamo dei bambini per quello che abbiamo detto prima, parliamo di uno stadio della vita, cioè essere bambini. Vediamo questa frase. Ieri sera uscire con i miei colleghi e mangiare noi in un ristorante cinese. Qui diciamo ieri sera sono uscito o uscita con i miei colleghi e abbiamo mangiato in un ristorante cinese. Anche con il verbo uscire usiamo l'ausiliare essere perché è un verbo di movimento e quindi possiamo cambiare il participio passato in base al genere del soggetto, quindi sono uscito un uomo, sono uscita una donna. Qui usiamo in entrambi i casi il passato prossimo perché sono due azioni singole che avvengono nel passato. Sono uscito e abbiamo mangiato. Entrambe le azioni sono iniziate e finite nel passato in un momento preciso, ieri sera. Benissimo, vediamo questa frase. Che cosa decidere di fare? Vieni con noi o resti a casa? Vai. Qui capiamo che il soggetto è tu perché nella seconda parte della frase abbiamo letto vieni con noi, tu vieni con noi o tu resti a casa. In questo caso prendere una decisione è un'azione che inizia e finisce nel passato, di conseguenza usiamo il passato prossimo. Attenzione perché il verbo decidere ha un participio passato irregolare, deciso. Che cosa hai deciso di fare? Vediamo l'ultima frase. Quante città italiane visitare durante la tua vacanza in Italia? Vai. Qui anche capiamo che il soggetto è tu perché durante la tua vacanza in Italia e dobbiamo usare il passato prossimo. Quante città italiane hai visitato durante la tua vacanza in Italia? Questo perché di nuovo stiamo parlando di un'azione che inizia e finisce nel passato, visitare. L'azione di visitare le città inizia e finisce in un momento preciso, la tua vacanza in Italia. Quindi sì, forse la vacanza in Italia è stata lunga una settimana, 2
settimane, anche un mese, però è un tempo limitato, non è un'azione che si ripete sempre, ma un tempo limitato. Di conseguenza usiamo il passato prossimo. Benissimo, allora com'è andata? A quante frasi hai risposto correttamente? Fammelo sapere nei commenti e scrivimi anche se hai qualche domanda. Se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo mi aiuta incredibilmente, e anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina, così non perderai i video futuri. Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia, ciao!